Amici, bentrovati a tutti. Oggi ci troviamo nella cittadina di Gavorrano, in provincia di Grosseto, esattamente in Toscana. Ho scelto questa località per partecipare a Contest Travel Italy Ambassador Awards relativo al turismo sostenibile. Potevo scegliere tranquillamente una cittadina del Trentino che sviluppa da decenni ormai il lavoro sul turismo sostenibile, invece ho scelto questa località perché ha una storia particolare. È stato uno dei centri più importanti della Toscana e d'Europa per quanto riguarda l'estrazione di pirite nelle miniere. Oggi questi siti sono stati chiusi per via dell'inquinamento, quindi è un modo per far capire come l'uomo si evolve e può risolvere i problemi proprio relativi all'inquinamento trasformandolo in turismo sostenibile. Volete conoscere questa località? Venite con me. Prima di entrarci nel borgo c'è da dire che questo borgo è importante anche per la presenza negli ultimi anni di vita di Nello dei Pannocchieschi. Importante perché fu citato nella Divina Commedia da Dante esattamente nel quinto canto del Purgatorio. Quello che state vedendo in questo momento mostrano Gavorrano come un tranquillo borgo dell'Alta Maremma. Ci troviamo in provincia di Grosseto, ma prima di immergerci all'interno di questo borgo vi porterò con me in alcune avventure per mostrarvi l'evoluzione che sta avendo questa piccola realtà verso un turismo sostenibile. Amici, la visita a borgo può attendere perché voglio portarvi nel cuore di questa realtà attraverso la visita alle miniere di Gavorrano che rientra nel Parco delle Colline Metallifere e successivamente mostrarvi un'altra avventura poco conosciuta che rientra nel progetto di turismo sostenibile. Questo che state vedendo è il Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, nato nel 2003 allo scopo di riqualificare quest'area e valorizzare i segni del passato minerario. Amici, ci troviamo davanti al parco tematico minerario, adesso entreremo all'interno per vedere la storia di questa miniera. Ragazzi, stiamo entrando ed inizia adesso il percorso all'interno della storia di questa miniera. Allora, la visita inizia con questo suono perché appunto era il suono che avvertiva i minatori dell'inizio del turno. I turni erano tre, c'era un turno che iniziava, il primo turno di mattina iniziava alle 7 e finiva alle 3 del pomeriggio, poi e facevano festa soltanto la domenica, dalle 7 della domenica alle 7 del lunedì. Quindi la gente, come potete immaginare, era abituata a sentire questo scandire delle giornate. Questi erano gli ascensori che portavano sotto i minatori. Praticamente questo sarebbe il suono di questa macchina qui, che è l'Argano. Adesso ci addentriamo all'interno del cuore dove si svolgeva l'attività lavorativa della miniera. Questi binari che si vedono, pensate che ci scorreva un trenino che portava la dinamite dentro e fuori, perché questa galleria era una galleria, diciamo, dove era un deposito di esplosivi. Adesso la visita guidata ci mostra anche la pirite che si utilizzava in passato per creare la scintilla per il fuoco. Buio, sa che vi conviene mettervi di là, perché se no non la vedete. Scintille, se sentite si sente odore di zolfo. Una domanda, quanto riuscivano a trasportare durante l'arco di una giornata lavorativa i minatori? Quasi 5 tonnellate di minerale che dovevi riempire con la forza delle braccia, e contando il fatto che siccome se tu facevi tutti i giorni il minimo a fine mese i soldi erano pochi. Amici, appena terminata la visita alle miniere di Gavorrano, adesso ci spostiamo verso il fiume Ombrone per mostrare un'altra attività che rientra in questo progetto di turismo sostenibile e per mostrare anche un'altra avventura che ancora in pochi conoscono nella zona di Grosseto. Andiamo! Amici, sono nel cuore del Parco della Maremma, mi sono cambiato d'abito e preparato per una nuova avventura che si eseguirà durante adesso la fase del tramonto, un bel giro in canoa, immerso completamente nella natura per vivere questa esperienza davvero unica. Andiamo! Poi la diamo, voi siete il gruppo del blogger, giusto? Esatto. Diversi animali che visiteremo qua. Faremo avvistamenti più che altro di fauna, quindi piantaie marine, gruccioni e così via, e
vi cercherò di indicare dove questi animali sono. Ora, per pagaiare al meglio, vi dicevo, si spinge giù la pagaia e si fa un pochino di forza, un po' di pressione sul pomello, quindi si pigia giù e si porta l'acqua indietro. Una domanda, ma siete presenti sui social? Non mi ritroverai sui profili social, anche la cooperativa stiamo cercando di uscire dal tunnel degli auguri di Natale, perché fino a qualche giorno fa c'erano ancora gli auguri di buone feste sul sito della cooperativa, poi ho avuto qualche giorno libero, ora li ho caricati tutti insieme. Detto questo, da qua si entra la Maremma, quindi questo ponte qua ci fa un po' da cancello d'ingresso al parco della Maremma, e da qua in poi si comincia a vedere se vediamo qualcosa di interessante. Intanto adesso stiamo andando in direzione mare, va bene? Non arriveremo al mare, ma arriveremo all'ultimo meandro del fiume. Quest'ultimo meandro ha una caratteristica, quella che praticamente andrà a puntare, a guardare nella stessa direzione dove tramonta il sole, e quindi lì aspetteremo un po' di vedere tramontare la nostra stella più vicina, d'accordo, dietro l'orizzonte, e aspetteremo un po' di vedere i colori della sera. Questo fiume però da dove viene? Questo fiume nasce da vicino Siena, no? Da un 30 km da Siena, quindi da San Gusmè, nel piano del Chianti Senesi. Il scuro, d'accordo, che ha adesso diventa, immaginatevi, un color caffè latte. Da dove proviene il castorino? Bene, viene dall'altra parte del mondo, viene dall'America centrale, dalla Colombia, dal Venezuela, da queste zone qua, e l'abbiamo introdotto in Europa in generale per un motivo. Il motivo è che era un animale da pelliccia, va bene? Prima dell'avvento dei tessuti sintetici impermeabili, la pelliccia di castorino andava parecchio, e la pelliccia di castorino si faceva appunto con la nutria, è un animale facile da allevare, cresce con poche pretese, si riproduce parecchio, quindi la si utilizzava per questo scopo. Allora, le netticore, che sono degli aironi notturni, perché si chiamano così? Perché non le chiamiamo come fanno gli inglesi night heron, cioè aironi notturni? Le chiamiamo così perché ancora abbiamo diciamo italianizzato il nome latino. Nuvola illuminatissima, sì, con anche un po' di arcobaleno dentro. Allora, quello lì si chiama, lì c'è un tratto rosso, rosso e sì, verdastro. sì. Quello lì si chiama cane solare, va bene? E di solito ce ne sono due. Uno dovrebbe essere diametralmente opposto al sole, ma di là non ci sono nuvole dove lo può formare. Capita spesso di vederlo. Un fenomeno di rifrazione. Questo qui è, tanto per avere idea, come diventa l'ombrone d'inverno. Quindi questo qui è il ponte ciclopedonale che abbiamo visto prima, e vedete che l'acqua gli arriva praticamente 2 metri sotto. Bene, se affacciandosi sull'argine del fiume si vede acqua a perdita d'occhio praticamente, va bene? Non si vede l'altra sponda. E qui c'è questo discorso della densità dell'acqua del fiume Ombrone, che diventa veramente ricchissima di sedimenti e argilla. Viste queste piene, nel 1700, sapete, no? Età dell'illuminismo, età in cui si cominciano a affrontare i problemi dei territori, no? Anziché magari scapparne o venirne assaliti. Nel 1700 si comincia a fare qualche cosa qua in Maremma. Si comincia a usare le piene del fiume Ombrone non più come fenomeno distruttivo, ma un matematico, un ingegnere idraulico, ha un'intuizione. L'intuizione è quella di usare l'acqua di piena per andare a fare qualche cosa. Che cosa ci si fa con un'acqua di un fiume impetuoso, incontrollabile come il fiume Ombrone? Si può usare come elemento di trasporto, va bene? Quindi il fiume Ombrone non è più visto come soltanto un elemento distruttivo che fa delle alluvioni incontrollate così, ma si cominciano a deviare le piene dell'Ombrone in maniera sistematica e controllata. A quale scopo? Lo scopo è quello di andare a portare l'acqua di piena nelle zone paludose e in questo modo avere un risultato inaspettato. Perché uno può dire, bene, ho una zona allagata, e che cosa faccio? La allago ancora di più. Non risolvo niente, no? E invece questo matematico si era reso conto che il fiume Ombrone, perdendo velocità, una piena perdendo velocità, comincia a far depositare la terra che trasporta. E il risultato era proprio quello lì di andare a colmare le zone paludose.
bene? Quindi una volta depositato il suo contenuto in sospensione, il suolo si cominciava ad innalzare, va bene? Avevamo questo risultato e lentamente, nell'arco di giusto 300 anni, va bene, siamo riusciti a convertire una zona paludosa e malarica nella zona invece coltivabile che vedete oggi, va bene? Quindi è rimasto soltanto un ultimo pezzettino di palude, sapete dov'è? A Castiglione della Pescaia, va bene? Non lontano da qua, se andate sulla panoramica di Castiglione, lo vedete bene, c'è un grande spazio allagato e quella lì è la palude della Diaccia Botrona, che appunto è l'ultimo pezzettino di maremma rimasto come era prima delle bonifiche, va bene? Adesso, dopo tutto il percorso e la spiegazione di quest'area della Maremma, ci nutriamo pian piano a calare del sole verso i vari colori del tramonto. Vorrebbe qualche cosa per fare un brindisino. Infatti abbiamo un bel bottiglia di vino bianco. Amici, siamo tornati all'interno del borgo, adesso proseguiamo per le viuzze per raccontare un attimo la storia del borgo. Mentre percorriamo lungo il borgo il circuito murario della Rocca, ci stiamo dirigendo alla chiesa di San Giuliano. Ecco, questa è la chiesa di San Giuliano, costruita nel 1792 sulle mura stesse della Rocca originaria. Potete osservare il campanile, che è facile notare come la struttura inferiore sia antecedente al resto dell'edificio. Camminando insieme a me noterete come qui sembra che il tempo si sia fermato, il borgo, le case sono tutte rimaste intatte come nel periodo in cui i minatori lavoravano nelle miniere. Il borgo è molto umile, caratteristico ed inoltre possiede anche un centro di documentazione dove sono esposti i reperti etruschi provenienti da indagini archeologiche del territorio circostante. Questo centro di documentazione si chiama Davide Manni. Chi conosce la Toscana sa benissimo che è territorio etrusco ed è ricco di reperti e siti archeologici. Gavorrano, come spiegato inizialmente, è famoso anche per il Castel di Pietra. Oggi è un castello completamente abbandonato, c'è ben poco da vedere ed è situato nell'estremità nord-orientale del territorio. Questo castello è importante perché tra le sue mura Nello Pannocchieschi, il duce senese, fece rinchiudere la moglie Piede Tolomei e successivamente nel 1297 la fece uccidere gettandola da una finestra dello stesso castello per sposare Margherita Aldobrandeschi. Questa vicenda insomma venne richiamata anche all'interno della Divina Commedia da Dante Alighieri. Adesso percorriamo proprio le scalinate del camminamento all'interno delle mura castellane. Amici, adesso ci stiamo dirigendo verso un tratto delle cinta murarie che sono rimaste ancora intatte. Ecco, questa è un'altra targa che indica come stiamo camminando all'interno delle mura della Rocca. Ma perché ho scelto tra i tanti borghi della Maremma Gavorrano? Ho scelto il borgo di Gavorrano per raccontare la trasformazione di una realtà verso un proiezione a turismo sostenibile, perché è uno dei borghi che è rimasto più umili rispetto agli altri già più turistici e racconta una Maremma ricca di patrimonio culturale e ambientale di eccellenza, con paesaggi geologici minerari unici, dove è possibile, anche grazie a laboratori di educazione ambientale come escursioni in canoa, a piedi, in bicicletta e a cavallo, raccontare davvero la storia di questa magnifica realtà, oltre alla presenza di musei ed eventi enogastronomici che raccontano la qualità della Toscana. Nel frattempo siamo arrivati alle cinta murarie, ecco,
Queste sono una parte delle cinta murarie rimaste ancora oggi intatte. Amici, la visita al borgo di Gavorrano termina qui con il panorama alle mie spalle che vedete. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei canali social, Instagram, Facebook, YouTube, i viaggi di Mario e Ted. Ci vediamo alla prossima avventura.